Creativi e creative, bentornate sul canale di Anime dal Mondo. Io sono Alex come al solito e questo è un altro appuntamento e un'altra puntata di Diorami insieme. Siamo arrivati alla puntata numero 7. Sì, siamo arrivati alla puntata numero 7 dove vediamo come creare le piante e alcuni dettagli del nostro terreno, perché ancora la strada è abbastanza lunga, ma andiamo a vedere. Intanto vi ricordo che questo era il progettino iniziale, ma lo andiamo a mettere sul tavolo e ce lo dimentichiamo almeno per il momento, perché vi ricordo innanzitutto di seguirmi su Instagram e Telegram. Ovviamente passano qua davanti tutte le cose, ma sotto avete tutti i link, e poi di proseguire a seguire questa serie che a me sta piacendo tantissimo, che si chiama Diorami insieme. La sto facendo insieme a voi e mi mandate un sacco di messaggi e mi piace veramente un sacco. Detto ciò, possiamo passare sul tavolo? Sì, ma prima iscrivetevi e cliccate la campanella, così rimanete aggiornati e magari vi vedete tutta la serie di questo Diorami insieme che stiamo creando appunto tutti insieme. Una serie che ho creato per i neofiti o neofiti, dipende come la volete chiamare, insomma, per i principianti in sostanza. Quindi andiamo sul tavolo e andiamo a vedere cosa facciamo oggi. Bene, eccoci sul nostro tavolo. Come vedete abbiamo un sacco di cose. Abbiamo dei pennelli, abbiamo una pinzetta, abbiamo una semplice forbice. In realtà questa è una forbice per Lexan, ma semplicemente perché taglia meglio la plastica. Abbiamo il nostro piattino per fare da tavolozza. Abbiamo un piccolo trapanino a mano e poi vedremo a cosa serve. Dei colori, in questo caso solo 2, ma probabilmente ne arriverà un terzo, dell'acqua, i rametti che possiamo reperire anche appunto in quei negozi dove fanno belle arti, ce le hanno, oppure vi metto sotto il link, spero di trovarlo. Le piante da acquario, come vedete, abbiamo della carta assorbente, il nostro progettino che al momento lo possiamo anche lasciare qui, chiamiamolo progettino, e un foglio di carta, perché oggi lavoriamo soprattutto su queste piante che fanno un casino pazzesco, è una cosa brutta. Vabbè, come vedete questo è il risultato finale della scorsa puntata, la puntata numero 6. Ovviamente vi lascio il link tutto sopra e sotto in descrizione, così potete andare a vedere che cosa è successo nella puntata numero 6. Per chi me lo chiedesse e me l'ha chiesto, se la colla bianca con il colore rimaneva magari un po' più chiara o avesse qualche alterazione a livello di colore, come potete vedere no, perché la colla, in questo caso vinilica, si asciuga benissimo e quindi lascia inalterato o praticamente impercettibile la questione colore. Quindi noi siamo arrivati a questo punto, ma ora dobbiamo mettere un po' da parte questo, almeno per questa puntata, non per tutta la puntata, ma sicuramente lo riprenderemo dopo. E andiamo a lavorare invece sulle piante, perché noi dobbiamo decidere di mettere delle piante, e siccome questi sono esattamente delle puntate che sono rivolte ai neofiti, non vi starò a far vedere come si creano piante da zero, quelle arriveranno dopo, vi farò video appositi, ma dobbiamo cercare di mantenere i costi e far così iniziare chi magari si vuole approcciare al momento al modellismo, ai diorami e tutto quello che ne consegue. Quindi perché prindi e prindi, ma andiamo a prenderci le nostre piantine, che chiamiamole piantine, sono piantine da acquario come vi dicevo. A noi ne servirà qualche pezzo e vado a prendere per esempio i primi pezzi. Lascio un po' di gambo, ok? Perché ci servirà per andare a inserirlo nel nostro diorama. Poi vedremo anche come sistemarlo, però inizialmente questo è un'ottima soluzione per non spendere tanto se non si è in grado di fare determinate cose. Ne vado a tagliare altri, in questo caso lo taglio un po' più vicino qui, così farà da sostegno e si vedrà il meno possibile.
nel caso ne taglieremo altri. Sono tutti uguali in questo caso, quindi non abbiamo bisogno di andare a cercare tanto, a meno che non abbiate piante diverse a disposizione sempre a livello di acquari, perché sono quelle che costano meno, ragazzi, sono plastiche, sono alla fine già fatte, quindi noi dovremmo solo andarle a ritoccare. Le mettiamo da parte, ci prendiamo il nostro foglietto di carta. Qua abbiamo anche, cosa che non vi ho detto prima, quelli che vi ho fatto vedere nella puntata scorsa, sono delle spugnette molto tritati fini che servono per imitare i fiori, quindi andremo anche a mettere magari anche qualcosa di questo. Ora, già che ci siamo, prendo anche acqua e colla che magari ci serve anche dopo e andiamo a fare questo lavoro. Allora, inizialmente voi potreste anche direttamente attaccarle sul diorama e poi andarla a dipingere. Sì, ci può stare, anche perché vi dà un'idea di come potrebbe venire, e adesso lo vediamo subito, anzi così vi faccio vedere come almeno io lavoro sotto questo punto di vista. Ovviamente metterò in determinati punti per capire se anche il colore stesso lì per lì possa andare bene. In questo caso, come vedete, non è malaccio, nel senso che non ha grande stacco. Se fossero di un verde molto diverso probabilmente staccherebbero troppo. Noi cerchiamo di rimanere sul più realistico possibile, quindi a questo punto, senza andare a dipingerli subito, perché potremmo farlo dopo, in realtà si può fare anche dopo, andiamo a farlo subito, così vedete anche, però una cosa mi sono dimenticato, che è la colla. Senza colla cosa fai senza colla? Ok, andiamo a prendere il nostro fidato trapanino mini a mano. Perché scelgo il trapanino e non un punteruolo? Anche se si potesse fare col punteruolo, e potete farlo col punteruolo, l'importante è che quando andate a fare il buco andate girando, facendo girare il punteruolo, perché ricordatevi che sotto abbiamo messo dello stucco e quindi tenderebbe a fare delle crepe. State molto attenti a quello, quindi fate in modo di far girare il vostro attrezzo che potete avere, che possa essere questo, che possa essere un punteruolo, anche con un chiodino si può fare, quindi potete usare anche quello. L'importante è che fate girare. In questo caso io farò anche girare in questo modo per allargare il buchino. Ok, ora ci prendiamo la nostra bella colla, andiamo a prendere questo, ma gli togliamo il pistillino. Consiglio è: mettete la colla su qua, non sul buco, perché in questo modo cercherà di entrare da sola la colla. In questo modo avremo una pianta un po' più verosimile. Giusto perché vogliamo esagerare, io ne metterei un'altra, vediamo se riusciamo, anzi non ne metto un'altra ma la facciamo un'altra. Vedete com'è fatta questa? Ha dei piccoli rametti, quindi possiamo sfruttare questi rametti. Andiamo a tagliarli. In questo modo possiamo posizionarli dove meglio crediamo. In questo caso io li andrò a mettere al centro, scusate se non riesco a farvelo vedere, magari facciamo così. Ok. Non vi preoccupate se in quei punti magari la colla vinilica abbonda, non è un grosso problema, perché alla fine andrà ad asciugarsi e si vedrà veramente zero, non si vedrà praticamente. Io adesso ne vado a mettere un po' così.
siccome la colla vinilica ci metterà un po' ad asciugare, possiamo anche usare dell'attack. Una volta finita la composizione possiamo anche usare dell'attack, spero di averne ancora, comunque della cianoacrilica sostanzialmente. Vediamo un po', una goccia in centro basta e avanza, che irrigidirà un po' il tutto e quindi riuscirete poi a lavorare con maggior velocità. Ora dobbiamo mettere le altre piante qua sopra. Qua sopra all'inizio volevo farvi vedere un albero, ma siccome siamo nella parte di neofitismo, passatemi questo termine, farò più o meno le stesse cose. Come si realizzano gli alberi ve lo farò vedere in un altro video, perché è un processo un po' più lungo, in alcuni casi si usano altri materiali. Per cui andiamo a fare più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto adesso, cercando di fare una cosa più o meno simile. Ho messo prima l'attaccatutto in questo momento semplicemente per attaccare il primo e vedere come veniva, però ricordatevi che con la colla vinilica riuscite a posizionare un po' meglio, perché la colla vinilica è un po' più densa, quindi con una giusta quantità riuscite anche a posizionare meglio. Poi potete saldare con l'attaccatutto, però con un po' di colla vinilica diciamo che risolviamo un po' questi problemi di posizione, visto che sono praticamente solo appoggiati questi rametti, e giustamente vediamo se così vedete un po' meglio, riuscite a metterli un po' come vi pare. Questo è col pennellino, ovviamente facendo cadere una goccia di cianoacrilica normalissima, quindi a goccia verrebbe ancora un po' meglio. In questo momento ho solo questo, perdonatemi, ma i tempi sono quelli che sono. Quindi andiamo a mettere altri pezzettini qui, per esempio dove si vede il centro, così copriamo anche il centro. E già ha un altro aspetto. Adesso però andiamo avanti, perché magari ne mettiamo altri in altre zone per simulare altro. In questo caso volevo metterli qua in questa zona, qualcuno da questa parte, anche perché la vegetazione bene o male vicino a questi luoghi è bene o male quasi tutta simile, quindi possiamo fare più o meno, avere un'omogeneità di questo tipo anche in questa cosa. Andiamo a fare qualche buchino.
Perfetto ragazzi, allora io ho voluto mettere delle piante così. Il consiglio che vi posso dare, come in questo caso, guardate sempre in che direzione vanno questo tipo di piante, cioè hanno una loro piega, quindi vanno un po' anche a sfrondare, quindi cercate di metterle in un modo in cui, girando il vostro diorama, siano sì visibili, ma che siano anche frastagliate. Quindi se le lasciate tutte dritte perché si vedono davanti non è il massimo, cercate di renderle un po' più dinamiche, quindi spostarle, vedere in che direzione vanno e cercare di capire come si possono piazzare. Ora, visto che la colla si deve asciugare, io direi di andare avanti con i dettagli. Quindi al massimo, se in questa puntata diventa troppo lunga e ovviamente dobbiamo passare ad altro, nella prossima puntata magari passeremo al discorso colori. Ma andiamo avanti con quello che dobbiamo fare e i dettagli appunto di come creare le piante e appunto dei dettagli che riguardano sempre il terreno. Abbiamo detto che abbiamo anche questi che sono semplici rametti. Tadan! E abbiamo messo anche i bastoncini, li ho messi qua un po' di qua e un po' di là, anche qua sotto, in modo tale che insomma simuli un po' anche la caduta dei nostri piccoli tronchi sul diorama. Spero vi sia chiaro tutto. Non vi ho fatto vedere come si mettono questi, ma semplicemente un po' di colla sotto e li posizionate dove meglio credete. Oltretutto i dettagli sono una cosa molto importante, un po' per il complesso, per il diorama nel suo complesso, un po' perché con i dettagli potete magari andare a coprire alcune mancanze o alcuni difetti che durante la fase di realizzazione sono stati fatti. Quindi magari io qua ho lasciato un bordino apposta in alto perché volevo appunto lasciarlo così, però sono andato a coprirlo magari con questi piccoli rami, piccoli tronchi che abbiamo ricavato da questi piccoli ramoscelli che appunto si trovano nel negozio di Belle Arti. Ora siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi la settima puntata si conclude qua, ma adesso ci salutiamo. Ditemi un po' voi se non sta venendo bene. A me mi sta piacendo parecchio, anche farlo ovviamente, perché insomma mi appassiona fare queste cose, è parte del mio lavoro, quindi fare tutte queste cose, vedere nascere da zero qualcosa che si tramuta in qualcosa di quasi reale o quasi vivo. Alcune volte veramente ci sono di quelle cose che non pensi possano venire in un certo modo. Spero vi sia piaciuto il tutorial. Se avete domande comunque scrivetemi qua sotto o comunque su qualche link, insomma trovate tutto qua sotto, i miei contatti ci sono tutti. Spero vi sia piaciuto questo tutorial, chiamiamolo tutorial di diorami insieme, puntata numero 7, e quindi noi lo andiamo ad appoggiare qui e ci salutiamo, perché il prossimo video come al solito arriva la domenica puntuale. Magari qualcuno riesco a farlo anche durante la settimana e ve lo posto, quindi non vi preoccupate, sono sempre con voi. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, come al solito ricordatevi di iscrivervi. Ciao ragazzi!